Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale e benvenuti a un nuovo video della mia serie natalizia 12 Days of Christmas. Il Natale dietro l'angolo, amici belli, non so voi ma inizio già a sentire quest'aria frizzantina che precede le feste e puntuale anche quest'anno ritorna un grande classico delle mie serie natalizie, ovvero il video con le idee per decorare la tavola di Natale, sia che voi festeggiate in famiglia con queste tavole infinite oppure in pochi intimi, decorare la tavola a tema rende tutto un po' più magico e un po' più speciale e anche quest'anno vengo a voi con un'idea per un centro tavola, ma anche per dei segnaposto che secondo me danno quel tocco in più alla tavola delle feste. Sono due progetti separati che però sono pensati per funzionare insieme e come vedrete l'ispirazione quest'anno è quella un Natale più tradizionale, colori classici e materiali naturali. Iniziamo con la prima parte di questo video, ovvero con il centro tavola. Come vedete, legno, muschio, ghiande, l'immancabile candela rossa che mi fa tanto Natale e decorazioncine di vario genere. La bellezza di questo progetto è che poi non ve lo ritrovate sulle croste per il resto dell'anno domandandovi dove lo metto, perché fondamentalmente l'ho assemblato senza incollare nulla, quindi potete utilizzare la base come poggiapentola, il vaso per mettere dei fiori anche in primavera e custodire il resto per altri progetti. Se quest'idea vi piace, io come al solito vi invito a continuare a guardare il video ed ecco i materiali che vi serviranno per realizzare questo natalizio centrotavola. Per creare il vaso utilizzeremo della colla a caldo, delle forbici, dello spago, un contenitore in vetro e dei rametti. Per prima cosa dobbiamo tagliare oppure spezzare i rametti in modo che abbiano l'altezza giusta per ricoprire il contenitore in vetro che abbiamo scelto. Dopodiché possiamo incollarli sul contenitore utilizzando la colla a caldo, proprio come vedete. Una volta ricoperto il vaso per intero, finiamo il progetto legando dello spago attorno in modo che i rametti rimangano fermi in posizione. Molto bene, il vaso è pronto. Ora per creare il resto del centro tavola ci serviranno anche una base in legno, io ho preso la mia su Amazon, del muschio, delle decorazioni a tema e una candela. Il procedimento per la creazione del centro tavola è davvero semplicissimo. Io ho iniziato inserendo la candela all'interno del vaso che abbiamo ricoperto con i rametti, aggiungendo anche del muschio. Poi ho appoggiato il vaso sulla base in legno e ho aggiunto altro muschio e le decorazioni che avevo scelto. L'idea è quella di creare una composizione equilibrata. Ed ecco qui il centro tavola finito, adesso passiamo alla seconda parte del video, ovvero alla creazione di segnaposto abbinati. Quest'anno vi propongo questa idea qui delle piccole ghirlande natalizie con decorazioni rosse, quindi il rosso, il verde, il bianco, colori molto classici, con uno striscione
con all'interno il nome del commensale. Per rendere tutto molto più semplice, tra l'altro ho preparato per voi un cartamodello con la forma dello striscione che potete scaricare gratuitamente sul blog, e il link al mio post dedicato come sempre è nella info box qui sotto cliccando su Mostra altro, oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Non vi resterà che inserire il nome del commensale a mano libera. Ora, se volete scoprire come ho realizzato questi segnaposto, continuate a guardare il resto del video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Il cartamodello stampato su cartoncino bianco, della colla a caldo, delle forbici, del bosso sintetico e delle bacche finte oppure delle perline in legno rosse. Dopo aver stampato il cartamodello su cartoncino, procediamo a ritagliare tutti gli striscioni che ci serviranno in base al numero dei commensali. Qui li vedete con già i nomi scritti all'interno, ma chiaramente nel cartamodello che scaricherete troverete gli striscioni vuoti. Bene, adesso prendiamo il bosso finto. Io ho acquistato il mio online, sul blog tra l'altro troverete il link. Poi avvolgiamolo attorno ad una superficie tonda, io ho utilizzato per esempio un bicchiere, in modo da ottenere una ghirlanda ben proporzionata, proprio come vedete. Incolliamo lo striscione usando la colla a caldo in questo modo. E per finire ritagliamo ed incolliamo anche le bacche rosse. E voilà, fatto! Adesso possiamo ripetere l'operazione in modo da ottenere un segnaposto per ogni commensale. E anche i segnaposto sono pronti, adesso non ci resta che imbandire la tavola, inserire le nostre decorazioni e festeggiare con la famiglia e con i vostri cari il Natale. Come sempre io spero che le mie idee vi siano piaciute. Se decorerete la vostra tavola ispirandovi a questo video, vi invito come ogni volta a mandarmi le immagini dei risultati. Trovate tutti i miei social network qui nella info box proprio sotto il video cliccando su Mostra altro, dove trovate anche il link al mio post dedicato con altre immagini dei progetti finiti e la lista di tutti i materiali necessari. Stessa cosa vale anche per la i che è comparsa qui sopra la mia testa, che vi porta esattamente nello stesso posto, ovvero sul mio blog. Se questo video vi è piaciuto io vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere gli ultimissimi video di questa serie. Per oggi non c'è altro, un bacio gigante e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!